È quello che scrivemmo 5 anni fa a proposito di Napolitano, con l'aggravante che avviene 5 anni dopo. Cioè ogni volta che le famose forze antisistema si avvicinano all'area di governo, interviene qualche parruccone di riffa o di raffa a dire no, voi lì non ci potete entrare. Questa volta le forze antisistema avevano fatto una serie di passi verso il sistema, per cui c'era la concreta possibilità di costituzionalizzarle e parlamentarizzarle. Di Maio e Salvini al governo non avrebbero più potuto fare il gioco che fanno sempre le opposizioni, e cioè di dire fate questo, fate quell'altro, non siete capaci, avrebbero dovuto fare loro, no? Quindi sarebbero stati messi alla prova e responsabilizzati. Io auspicavo che Salvini andasse al Viminale non perché mi sentissi tranquillo, ma perché Salvini al Viminale vuol dire fine delle cazzate, nel senso che se ha la panacea di tutti i mali ce la facesse vedere, se non ce l'ha lo vedremo e quindi finirà questa eterna campagna elettorale. Questo invece che cosa provoca, come diceva Antonio? La mossa di bocciare un governo che ha la maggioranza per sostituirlo con un governo che già di partenza non ha la maggioranza. Dire ero perplesso su un premier non eletto e poi chiamarne un altro non eletto, che non ha alle spalle nemmeno il 50% dei parlamentari come invece aveva quell'altro. Significa prima cospargere i palazzi del potere di benzina e poi chiamando Cottarelli significa buttarci anche un cerino acceso, perché la gente a quel punto si sente presa per il culo, dice ma come? Hai appena detto che eri perplesso e che già hai fatto un sacrificio a dare l'incarico a Conte. Adesso ne chiami uno che non solo non è eletto, ma non c'è dietro nessuno, a parte il PD, cioè il partito che il giorno dopo l'elezione ha detto noi qualunque governo ci sarà staremo all'opposizione, e invece sarà l'unico partito che darà la fiducia al governo Cottarelli. A quel punto i 17 milioni di persone che avevano votato separatamente i 5 Stelle e la Lega diranno ma a che serve andare a votare? Cioè, questa è la dimostrazione che i migliori alleati dei cosiddetti populisti sono coloro che si ritengono i loro nemici. Cioè, quelli che vogliono impedire l'avvento del populismo sono in realtà coloro che gli stanno spalancando le porte. I peggiori sfasciacarrozze, i peggiori piromani e i peggiori incendiari sono proprio quelli che si credono pompieri, perché stanno creando una situazione allucinante, stanno trasformando le prossime elezioni in un referendum sull'euro, del quale non si era minimamente parlato in queste elezioni. Lo stanno trasformando in un referendum pro o contro Mattarella, che diventerà da garante da tutti riconosciuto a oggetto, no, di contesa politica, con Berlusconi che difende il Quirinale soltanto perché ha bocciato il governo che non gli piaceva, il PD che si fa scudo di Mattarella perché non ha un leader e non riesce nemmeno a trovarlo sul mercato.